Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, è una breve live, circa una mezz'oretta con voi, per chiacchierare un po', fare un po' di Q&A, qualsiasi cosa. Quindi in realtà non avrei tempo di fare la live perché ho un appuntamento tra mezz'ora, però siccome continuo a rimandare, faccio sempre live su TikTok, su Instagram, ma non riesco mai a farle su YouTube, allora ho detto devo farla, devo sforzarmi, almeno mezz'ora devo prendermela in modo da prendere il giro e poi ogni settimana farla. Vorrei farla almeno una volta al mese, sarebbe il minimo, una volta ogni 2 settimane è ok, una volta a settimana sarebbe perfetto, quindi devo cercare almeno di farlo un po' di più. Intanto prendo i miei integratori e voi aspettiamo che entri qualcuno. Come state voi ragazzi? Tutto a posto? Aspettiamo che entri qualcuno. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi cosa da fare in chat, intanto fatemela pure. Io ho appena finito palestra, sono a pezzi. Ho una cena stasera e quindi adesso mi prendo gli integratori e iniziamo. Luca Pettinato, ciao Marco. Prendo un Green Superfood Blend per le verdure. Ciao Maurizia, come stai? Tutto a posto? Prendo un Green Superfood Blend e poi un po' di proteine in polvere normalissime. È un periodo un po' particolare, ragazzi, della mia vita. Spero che mi sentiate bene. Tra l'altro, adesso lo sto facendo col telefono. Ciao Mirko, ma settimana prossima, quando mi metto lì nello studio a farla con un po' più di calma, vorrei provare a usare la videocamera. Così viene la qualità come nei classici video miei. È venerdì, dai, è venerdì. Ci si gode il weekend. Sto cercando, ragazzi, siccome a fine febbraio, anno prossimo, quindi 2025, voglio tornare in Giappone, a Tokyo. Voglio tornare con un bel fisico, quindi adesso non sono messo male, ma peso sui 90 kg, 91. Vorrei tornare sugli 85-86. Ciao, direi, tutto a posto. E vorrei tornare bello asciutto. Uno, perché voglio provare di nuovo un po' di modeling in Giappone, sia per fare un po' di conoscenze, per girare, mettermi un po' alla prova con la lingua che sto studiando tutti i giorni, ma anche perché se riesco ad andare e quindi anche ripagarmi un po' affitto e cose varie, anche meglio. Anche perché lavorando è un modo anche per fare conoscenze, uscire di casa. E in più il mondo della moda in Giappone funziona secondo me in modo meno complesso che qui, ho notato. Quindi puoi fare un po' di tutto, soprattutto noi occidentali che siamo tanto diversi. E quindi diciamo che ci si può provare, vediamo come va, vi aggiornerò. Ecco, anch'io sono tornato proprio ora dalla palestra e preso le proteine. Ecco, ottimo. Bene, sì, grazie ai video di condividerli. Grazie a te per guardarli, mi fa molto piacere. Quindi sono in una fase in cui ho iniziato un nuovo tipo di allenamento, una nuova dieta e vado proprio al grammo. Prima volta nella mia vita che mi misuro grammi e tutto di quello che mangio per vedere come va. Anzi, sapete cosa? Vi faccio vedere la mia situazione attuale di fisico. Non sono messo bene, però per farvi vedere da dove parto. Vediamo se riesco a mettere il telefono. Vediamo se riesco a mettere il telefono. Anzi, facciamo così. Faccio vedere come sono messo col fisico in questo momento. Allora, facciamo così. Si dimagrisce calcolando le calorie. Esatto. E vai. Diciamo che ho cercato di... Ecco, proviamo così. Vi metto su un tripiede e vediamo se si vede. Per un attimo la live è un po' frettolosa così, ma penso che ogni tanto ci stia anche qualcosa così, un po' tipo più vlog, no? Allora, faccio vedere la situazione attuale
del fisico. Ah no, non posso per col microfono, mannaggia. Devo far così. Mi sentite ancora? Tolgo la maglietta e arrivo. Ok, questa è la situazione attuale del fisico. Mi sentite? In questo momento diciamo che ho percentuale di massa grassa circa il 14%. Vorrei arrivare almeno a un sotto il 10%, quindi diciamo che a livello di bulk ci sta, ma vorrei un po' più perdere massa grassa. Non voglio arrivare a essere grosso, voglio tornare a stare bene a livello un po' tipo fisico. Quindi questa è la situazione attuale. Mi rimetto la maglietta. Non fare dieta pro Ana. Marco, io sto guardando sulla TV mentre sto cenando. Ecco. Tonificare di più, sì, esatto. Ti vediamo anche se non ti sentiamo, pazienza. Ecco. Diciamo che questa è la situazione. Ai ai ai, porca miseria. Questa è la situazione, ragazzi. Mettiamo un po' di deodorante che ci sta sempre. Resta così. Penso che in 3-4 mesi ce la fai benissimo. Sì, esatto, conta che io ho devo partire verso fine febbraio, quindi in realtà non dovrei avere nessun problema con le tempistiche. Adesso guardo le domande. Eccoci qua. Penso che in 3-4 mesi ce la fai, ti preferisco nudo. Allora, urge un full day of eating a questo punto. Va bene, lo farò. Lo farò, va benissimo. Marco, non flexare troppo che c'è la mia ragazza. Mi saluti. Ciao Alessandro, hai un fisico bellissimo, grazie Gioiana. Secondo la dieta, contando le calorie, ho perso 2 kg in un mese, ci sta. Ottimo, allora conta che io in questo momento sto mangiando circa 2500 kcal al giorno e indipendentemente dall'allenamento. E sto facendo tutti i giorni, tutta la mattina yoga, solita mia meditazione e tutto, e poi tutti i giorni sto cercando di fare circa 3-4, 4 giorni di palestra a settimana. E gli altri 3 giorni faccio movimento vario, quindi varie cose. Doccia fredda o calda? Dipende dalla situazione. Io preferisco partire da una doccia calda e finire con una doccia fredda. Entrambi hanno benefici, ma non va saltata nessuna delle due. Maurizio, domanda leggerina, che profumo indosserai stasera, se ne hai già un'idea? Sto provando i profumi in anteprima di Vanessa Caputo, se la conoscete, è praticamente una giornalista conosciuta o comunque anche grande amica ed è la manager, diciamo, di Alex Perfume, di Matilda e anche, diciamo, collaboriamo io e lei abbastanza e mi ha inviato il suo nuovo brand che ha aperto e quindi sono questi 3 profumi qua che non posso ancora farvi vedere, ma li sto testando. Ho messo una storia sul mio Instagram e uscirà un video a breve. Ti sto facendo seguire da un nutrizionista e da un personal trainer o fai tutto solo? Ciao Mirko, mi sto facendo seguire da un personal trainer. Quindi diciamo che più che una dieta sono consigli alimentari. Però vado al grammo, quindi diciamo che mi sono fatto dare, non si potrebbe perché il personal trainer non può dare diete, però diciamo che mi sembra molto bravo e in più anch'io comunque so benissimo come allenarmi, come fare dieta, eccetera. Solo che volevo delegare proprio questo pensiero a qualcuno. So benissimo come mangiare, so benissimo come stare, so benissimo come allenarmi, solo che già ho tante cose da fare. Per mantenere un certo tipo di disciplina ho preferito delegare il tutto a qualcun altro. Quindi mi sto facendo seguire da loro. Ti ringrazio qui per il consiglio sugli occhiali antiluce blu, sono una bomba. Ah, grande, sono stracontento. Ottimo, 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 sono contento che ti siano piaciuti. Mi metto un po' più indietro che sto cadendo. Ciao Marco, mi saluti? Scusami, mi saluti, sono Vittorio, ti stimo molto. Ciao Vittorio, grazie mille, apprezzo molto.
Incubo, quante trazioni riesci a fare? Sai fare i muscle up? Allora, conta che nel mio periodo d'oro, quando facevo nuoto o comunque calistenico, riuscivo a fare, no, non lo so quante trazioni, forse una ventina. E facevo anche le serie di muscle up, arrivavo a una decina di muscle up. Adesso riesco a fartene forse 2 di fila di muscle up e trazioni riesco a fartene 10-15, ma non di più. Perché adesso peso di più e non sono più tanto allenato del corpo libero. Conta che allenarsi il corpo libero e allenarsi coi pesi sono due cose diverse. E in più ho fatto un anno adesso in cui avevo fatto, anzi 2 o 3 anni di arti marziali, più che concentrarmi sulla palestra, la palestra era solo un plus, e quindi diciamo che non sono mai stato tanto puntato da un po' cioè è da un po' che non mi concentro sul corpo libero, però le faccio sempre come allenamento trazione. Marco, ma adesso abiti da solo con i tuoi genitori? Ciao Ivia, in questo momento preciso sono con i miei genitori, quindi sono ancora qua a Peschiera, perché, come vi ho detto, a febbraio, fine anno prossimo, voglio andarmene via e siccome ero indeciso tra Milano, Stati Uniti, tutte queste cose qua, alla fine ho scelto di provare per i primi 3 mesi andarmene in un paese che mi piace e il paese che mi è piaciuto di più è Tokyo, Giappone, Tokyo, e quindi me ne vado a Tokyo e quindi provo ad andare a Tokyo per 3 mesi inizialmente, come dicevo, e provo anche con un visto artistico a cercare di lavorare nel modeling e fare altre cose, oltre ovviamente a creare contenuti anche da là, dato che posso lavorare da ovunque, e vedere come va. E vediamo come va e proviamo questa nuova avventura a fine febbraio, inizio marzo. Voi invece ragazzi come state? Tra l'altro perdonatemi ancora i segni rossi, questi non sono brufoli, non è acne, ma è ancora i segni del laser. Ho fatto il laser per togliere le cicatrici dell'acne, quarta o quinta volta, quarta o quinta seduta e quindi devo farlo. Bi Fortuna, sono belle le avventure. Yes, yes, yes. Cerco di andare là ovviamente non come vacanza, ma come proprio per vedere come si vive là da local. Saranno sicuramente due cose diverse, però ci sta. Tra l'altro, ragazzi, non so se avete visto la mia moto nuova, ho comprato la moto nuova e sono super contento. Oggi sono arrivati, ho comprato, siccome è una moto, allora un super bocca al lupo, grazie mille Daniel, crepi il lupo, vi aggiornerò su come va. E, siccome è una moto sport touring, quindi diciamo è leggermente sportiva, io sono alto 1,87, ho cercato di comprare dei rialzi per il manubrio. Oggi abbiamo provato a montarli, ma praticamente abbiamo rovinato la moto, quindi non è esteticamente rovinata, non è caduta né niente, ma per sbaglio abbiamo fatto entrare dell'aria nei tubi di frizione e freno e quindi diciamo che non posso attualmente utilizzarla, quindi oggi è un disastro. Ho fatto palestra, la mia solita routine, ho studiato giapponese e adesso ho una cena stasera, quindi devo andare. Tra poco rimango fino alle 20-25 e quindi diciamo che per ora è una giornata un po' complessa. In Giappone puoi andare a viverci anche dall'oggi a domani o è come negli US in cui puoi stare tipo solo 3 mesi con un visto ma non risiedere lì fisso? Non puoi andare lì dall'oggi al domani, puoi stare massimo 3 mesi se non hai nessun visto in Giappone, come turista praticamente, ma se vuoi andare a lavorare o a studiare o fare qualsiasi cosa devi avere un visto e per il visto non è semplice. Io quello che andrò a fare molto probabilmente è, grazie a un mio amico, ottenere un visto artistico, il che significa che potrò lavorare da là come lavoratore di solito modeling o anche tipo comparse nella recitazione e magari fare anche qualche fattura dal punto di vista di influencer, quindi creando contenuti. E dura sempre 3 mesi inizialmente, mi sa, o 3 o 6 mesi, ma penso 3 mesi. Marco, hai progetti per il futuro nell'ambito lavorativo? Ciao, Via, ti dico la verità, in questo momento sto andando discretamente, non sono nel mio periodo migliore, non sono nel mio periodo peggiore, sto sopravvivendo con i soldi che guadagno, sto guadagnando soprattutto grazie all'ambito profumi, ti dico la verità, i brand con cui collaboro nei profumi mi pagano per sponsorizzare i profumi e da lì arrivano la maggior parte delle mie entrate. E poi un po' mi paga YouTube, un po' mi paga Instagram, un po' mi paga varie cose che faccio, poi contate che ci sono, diciamo, piccole cose quando lavori come creator, ci sono le affiliazioni di Amazon, poi ad esempio ho aperto un canale, ho aperto in realtà 3 canali secondari in inglese, un canale reaction che ha 14.000 iscritti, un canale di
in inglese solo di quindi crescita interiore, e un canale di beauty, solo beauty, sempre in inglese. E quindi magari adesso sto aspettando che anche quelli diventino qualcosa. Però a livello di progetti intanto voglio mettere via soldi in questo modo. Metto via tanti soldi e poi li reinvestirò sicuramente in un progetto, che siano i miei profumi o che sia un corso o che sia qualcosa dal punto di vista di crescita personale. Vedremo quello, magari anche qualcosa nella meditazione, vediamo. Un libro, non lo so. Di lei Selegna, hai genere di musica che preferisci? Curiosità? In realtà no, non sono, cioè mi piace molto la musica, ma come dico spesso, preferisco nei momenti in cui di solito si ascolta la musica o ascoltarmi tipo un video, di solito ho l'abbonamento a YouTube Premium, passo veramente tanto tempo su YouTube a imparare, a fare tante cose, quindi o cose da cui imparo o anche semplicemente tipo podcast di curiosità, ascolto molto notizie sul tech, sul mondo, sull'innovazione, sulle notizie. Ho scaricato oggi, ho fatto l'abbonamento di ChatGPT Plus per provare, c'è la nuova versione, quella dove puoi parlare in modo naturale, e anche in Italia è uscita, tipo ieri, e oggi l'ho fatta, ieri notte ho passato un po' di tempo a cercare di imparare il giapponese con ChatGPT, incredibile. E quindi diciamo che la musica altera un po', no? E quindi musica positiva la voglio ascoltare quando voglio essere positivo, musica che mi dà grinta, voglio ascoltarla quando mi dà grinta, ma tendenzialmente la maggior parte del tempo non voglio essere alterato e quindi quando l'ascolto, ascolto magari tipo Linkin Park, ascolto Eminem, mi piace molto Eminem, ascolto a volte anche cose tipo giapponesi, tipo sigle di anime, sigle di cartoni animati, cose nostalgiche, anche musica spirituale, quindi ascolto della musica indiana, musica classica indiana, ascolto musica al pianoforte, mi piace molto Ludovico Einaudi, ascolto veramente un po' di tutto, anche il K-pop ultimamente mi piace, quindi un po' di tutto. Adesso rispondo a tutte le domande. Saranno super interessanti i video del Japan sicuramente, tipo i daily vlog. Ah, daily non lo so, però sicuramente farò dei vlog. Anche perché ultimamente sto iniziando a guardare qualche video di Human Safari e quindi sto capendo come poter provare a fare dei vlog anche meglio. Perché i vlog che facevo prima non erano tanto. Diciamo che potevo fare di meglio e parlare nel mentre invece che parlare in voiceover dopo. Benissimo, ciao, ciao, sono in carica di energia straordinaria, grazie mille. Dice che alle giapponesi piace l'uomo italiano? Ti dico la verità, secondo me no. Nel senso che sei comunque qualcosa di esotico, e soprattutto magari se come me sei alto, capelli ricci, cose che loro a cui non sono abituati. Poi sono anche abbastanza, non si vede, ma dal vivo fidatevi che sono bello spesso, cioè sono tanto, e quindi magari non sono abituati, può piacere, ma secondo me le donne, in generale i giapponesi, preferiscono l'uomo giapponese. Quindi l'uomo, poi vabbè ci sono magari casi straordinari, ma in media preferiscono l'uomo un po' più delicato, un po' più tranquillo, un po' più introverso, leggermente femminile, confronto agli occidentali. Poi magari ci ammirano comunque, però sono due cose diverse. Ti dai proprio da fare, grande, grazie mille. Marco, io l'estate prossima vorrei andare in America a fare un viaggio di studi, cosa ne pensi? Ci può stare, l'America è ancora tanta roba, io personalmente non ci andrei a vivere, però a fare un viaggio ci tornerei molto volentieri. Occhio ovviamente alla pericolosità. Penso che andrà bene nella tua vita perché hai tante caratteristiche piacevoli oltre alla bravura e l'impegno. Grazie, mi fa molto piacere, anche se non ho capito esattamente cosa intendi per caratteristiche piacevoli. Però ragazzi ricordatevi che bravura e impegno non sono tutto, serve anche, sto leggendo un libro che si chiama The One Thing e mi sta aiutando molto a capire questa cosa, più che fare tante cose e tenersi occupato e avere questa idea di fare tante cose, è più trovare la cosa giusta da fare e concentrarsi su quella. Adesso rispondo alle domande un po' più velocemente perché sennò rimango indietro. Ti è mai capitato di avere delle amicizie vecchie che ogni tanto incontri ma non vi sentite più come un tempo? Mi manca quell'amicizia, vorrei che ritorni, come faccio? Certo, mi capita spesso, anzi la maggior parte delle mie amicizie, io non ho nessuna compagnia di amici, la maggior parte delle mie amicizie sono eh, persone con cui vado molto d'accordo che una volta all'anno praticamente, dipende, ci si rincontra, ci si trova, si fa qualche chiacchiera, ci si aggiorna e basta. E preferisco relazioni così, ce le ho sparse in giro per il mondo, anche grazie a Mr. World e tante cose che ho fatto. Ed è bello così. Secondo me la cosa da fare è, io ad esempio ho una lista
di queste persone, amici o comunque queste persone, e una volta ogni tot mi sono segnato sul calendario di ricontattarle, ma anche semplicemente averci un'interazione. Come stai? Tutto a posto? E non aspettarsi niente. Secondo me devi dare e non aspettarti niente, allora vedi che l'amicizia incondizionata arriva. Adesso rispondo a tutte. Interessante, bello. Sigle di Yu-Gi e Dragon Ball tutta la vita. Ah, Giorgio Vanni è pazzesco. Cibo preferito o meno preferito? Adoro la pizza, adoro il sushi. Meno preferito forse le verdure. Tant'è che all'inizio dei tempi feci un vlog in cui ho fatto fatica a inserire nella mia dieta le verdure, proprio per la questione dell'olfatto. Io ho un buonissimo olfatto e chi ha un buonissimo olfatto riesce a rilevare nelle verdure quella cosa amara che hanno le piante e quindi non lo si vede tanto come cibo. E quindi ho fatto tanta fatica a inserirlo nella mia routine, ma pian piano sto inserendo anche le verdure sempre di più. Sei un portatore di stand, sicuramente la JoJo. Ecco. Qual è la cosa che ti rilassa più di tutte? Forse leggere, forse giocare a qualche... Non gioco tanto ai videogiochi, quasi per niente. Però ogni tanto tipo gioco a Brawl Stars o quei giochetti sul telefono, quei 10-20 minuti e mi rilassa. O anche... Boh, cos'è che mi rilassa? Non mi rilasso mai. Forse guardare un film, ma neanche. Dipende. Anche semplicemente stare tipo con gli animali. Stare con gli animali mi piace molto. Ho 6 gatti, 7 gatti e 2 cani. E quando sono con loro ovviamente è sempre rilassante. Credi in legge dell'attrazione riguardo l'amore? Ciao Kita, la legge dell'attrazione non è una magia e non riguarda solo alcune cose. La legge dell'attrazione è un po' come dire la legge tipo di gravità, è un po' come funziona la mente umana, semplicemente. La mente umana, attraverso bias cognitivi, quindi un po' dei filtri che noi ci mettiamo in base al nostro condizionamento, vedono determinate cose o non ne vedono altre, ne vedono alcune e ne escludono altre. È il nostro Maya, il nostro filtro davanti agli occhi. E quindi potenzialmente diciamo che attrazione, più che un'attrazione, è un'esclusione, è più un vedo delle cose in base a quello che mi sono posto davanti, è un po' il nostro filtro mentale. E quindi diciamo che anche con l'amore può funzionare, quindi se ti comporti in un certo modo, filtri il tuo modo di comportarti e come reagisci alle cose in un certo modo, ovviamente anche l'amore può essere qualcosa che attrai, ma non è che lo attrai, c'è sempre stato, ma diciamo che è come se sembra quasi che venisse incontro a te. I video sui profumi mi piacciono una cifra, mi piacciono i racconti, ti vedo molto adatto a farli. Apprezzo tantissimo, apprezzo tantissimo. Il tuo canale dovrebbe avere più iscritti, grazie mille, ma sai qual è il problema del mio canale? Il problema è che io sono partito in inglese, ho cambiato poi a fare metà e metà italiano-inglese, adesso sto facendo un po' più italiano con i sottotitoli e ho fatto altri canali in inglese. Poi il problema cos'è? È che in teoria i social media dovrebbero essere molto specifici, quindi dovresti parlare sin dall'inizio di una cosa molto specifica, come non so, MasterChef che parla esclusivamente di cucina e la gente si iscrive per quello. Io invece parlavo all'inizio di una cosa, poi di un'altra, che secondo me erano tutte congrue, ma per l'algoritmo no, e quindi diciamo che è stato un po' un problema. Però ci sto lavorando, nel senso che adesso sto trovando un po' un mio equilibrio, un po' un mio storytelling, da Mr. World Italia Yogi, quindi riesco a inserire sia l'ambito di cura esteriore che interiore senza troppo distacco e pian piano vedo che la gente si sta interessando. Nico, progetti prossimi? Come dicevo, sto migliorando tanto, skincare, sto migliorando tanto di fisico, dieta e tutto, voglio tornare a provare nel modeling a fine febbraio in Giappone. E la moto, la nuova moto, tutto bene, e poi continuo con i social. Mi sono accorto che se miglioro i contenuti nei miei video e quindi prendo visualizzazioni, migliora tutto nella mia carriera. Quindi ovviamente più visualizzazioni portano a più visibilità, porta a più opportunità, porta a più soldi che portano a più progetti, quindi a più network. Quindi diciamo che sto cercando di lavorare anche sul migliorare ovviamente me stesso, la mia crescita. Sto anche facendo tanto cura interiore, crescita interiore, continuo col mio yoga, la mia meditazione, sto imparando il giapponese e tutto, ma continuo anche tanto da un punto di vista di contenuti, a investire sui miei contenuti. Non ti escludi nulla nella vita, non hai tante restrizioni per il tuo benessere, sembra. PS, un salutone, grazie come sempre, sei una bellissima, sei una bella personalità. Grazie mille, apprezzo tantissimo. No, diciamo che secondo me il benessere, cioè se stai bene, poi tutto il resto viene un po' da sé. Quindi concentrarsi a prima stare bene è un po' secondo me la base.
Ti seguo dappertutto, Instagram, Facebook, anche su Facebook. Grazie mille. Tra l'altro, curiosità, Facebook è l'unico social che mi ha dato la spunta blu. Non so perché. Come ti sei approcciato al trattamento dell'acne? Voglio dire, sono purtroppo nella tua stessa barca e vorrei intraprendere un trattamento come il tuo. Sei andato dal medico di base? Allora, questa qua non è acne, questi sono... ho fatto il laser per rimuovere le cicatrici dell'acne che sono arrivate dopo che ho curato l'acne. L'acne l'ho curata quando ero piccolo andando da un dermatologo, mi ha dato una cura apposta, mi sembra che fosse una pastiglia. E poi mi sono rimaste le cicatrici che pian piano nel tempo ho dovuto curare e sto ancora tuttora curando. Anche su X sei un'ispirazione, ma sei pazzesco. Di solito il medico ti fa prescrizioni per pagare solo il ticket delle visite, più lento magari ma meno costoso. Secondo te esiste o sei andato in una clinica e punto? Sono andato da un dermatologo privato qua a Peschiera. Curiosità, per lavorare nel mondo dello spettacolo pensi che gli USA siano ancora il posto migliore? E diciamo che non è detto, ma per il mondo dell'intrattenimento forse gli USA hanno un buon mercato, ma non è detto che lavorando negli USA arrivi al globale come prima. Tant'è che Los Angeles, che è il posto dove volevo andare io a vivere dopo che ci sono stato, sta diventando, da quanto mi hanno detto alcune persone, un po' una città fantasma, perché costa tantissimo e c'è tantissima competizione. E siccome i casting ormai a Hollywood non è tutto più americanocentrico, puoi fare casting e film di successo anche nel resto del mondo, fare casting online e tutto, diciamo che non è più l'unico posto, ma è ancora comunque un buon posto. Hey Marco, good to see you again. I hope life is treating you well. Have followed for a while and still looking great. Thank you, Stephen. I really appreciate it. And if you have any question in English, you can also ask me here, or I have other YouTube channels in English too. And yes, or you can DM me privately. Of course, I will talk mainly in Italian because most of my of the questions are in Italian right here, but no problem for English as well. Sì, anche io le cicatrici, intendevo le cicatrici. Ah, ok, per le cicatrici sì, sono andato stessa cosa da un dermatologo privato e sto comunque continuando con la mia skincare, è una skincare coreana e ho provato tantissime cose, dermaroller, microneedling, qualsiasi cosa, ma alla fine la cosa che per me, per il mio tipo di pelle ha funzionato di più è il laser e quindi frazionato ablativo e quindi sto continuando con quello. E penso anche che sia l'ultima seduta questa. De Gabri 95, ragazzi, poi faccio gli ultimi 2-3 minuti e devo scappare. Datemi 5 minuti. Hai paura dell'età che scorre? Ciao De Gabri, allora ti dico, paura no. Diciamo che secondo me la nostra generazione ha un modo di vedere l'età molto diverso a confronto al passato. Uno, perché non abbiamo idea, anche con l'intelligenza artificiale e quello che succederà, non abbiamo idea di quello che accadrà in futuro. Quindi non si sa realmente quanto noi vivremo, perché siamo la prima generazione che veramente ha le informazioni per vivere al meglio e confronto a tempo fa, cioè fino a 100 anni fa si viveva alla metà, diciamo che viviamo in modo molto molto diverso. Quindi non sappiamo quanto dureremo e con anche i miglioramenti così veloci e repentini nella medicina, con l'intelligenza artificiale e tutto, non si sa. Sinceramente, secondo me, poi anche col fatto che tutto si dilata, una volta secondo me i 30 anni sono i 20 anni, cioè i 20 anni di una volta sono i 30 anni di adesso e pian piano le cose si stanno dilatando perché si vive di più. E quindi in realtà non ho tanta paura, non mi sento per niente vecchio, invecchiare è solo un numero e quindi non mi fa tanta paura, anzi più sei vecchio e più la gente ti ascolta, quindi diciamo che ho nostalgia o comunque mi fa piacere ripensare al passato, però alla fine è anche bello vedere il futuro e lavorare con quello che è successo finora. E non tornerei indietro, ecco, è bello da ricordare, ma è sempre bello nella testa. Se dovessi fare un confronto tra il Marco del passato e il presente, come ti senti dopo tutti questi anni di crescita personale? Oh wow, questa è una domandona e cerco di risponderti molto velocemente. Diciamo che il Marco di una volta aveva tanta grinta, ho fatto tantissimi momenti in cui Marco non c'è più, quindi è come se veramente fossimo due persone diverse e nel mentre sono passate altre 3-4 persone. Quindi lo apprezzo tanto per aver iniziato, grazie un po' alla sofferenza, questo percorso e diciamo che quel Marco lì è morto da tempo, ho fatto anche un video su questa cosa qua e
tuttora ogni tot è come i serpenti che fanno la muta e si lasciano indietro degli strati di sé, tuttora continuo così, soprattutto anche dato dalla meditazione e il Kriya, ma anche proprio a livello di crescita, più vado avanti, più mi accorgo che le cose, anche le informazioni sono sempre un po' quelle e quindi non è tanto questione di accumularle, ma è proprio quasi toglierle. Quindi è più un, invece che come all'inizio accumulare, accumulare, adesso è più un togliere, togliere e tornare all'essenziale. Poi vabbè, questo molto in... Nico, io purtroppo non posso avere i capelli lunghi e belli come i tuoi. Non vuol dire che non sia una persona bella o brutta, i capelli sono solo una cosa estetica. Credi ai fantasmi? Hai avuto esperienze o avvenimenti inspiegabili? È un argomento un po' complesso, magari ci farò un video. Diciamo che credere è già una cosa sbagliata, secondo me, nel senso che senso ha? Che io creda o non creda non cambia assolutamente niente. Vuol dire che cioè, non cambia niente nella mia esperienza. Quindi se lo vedo e lo so è una cosa, se non lo vedo e non lo so è un'altra, ma anche se penso che ci siano o meno, in realtà mi vado solo a creare allucinazioni nella testa. Quindi diciamo che c'è sicuramente una parte della realtà che noi non vediamo e non possiamo vedere, ma possiamo percepire in altri modi. E diciamo che quello che non vediamo è sicuramente molto di più e tanto che non pensiamo. L'idea del fantasma che ci vuole spaventare per qualche motivo, quello non ci credo. Poi che magari una persona che non c'è più abbia delle tendenze, quello che rimane di quella persona abbia delle tendenze e succedano alcune cose, magari può accadere. As always, I love the hair. It looks awesome. You take great care of it. I followed for a while. I love how much better your English has gotten. Are you still working out, keeping it active? Thank you. Really appreciate it. And yes, I always do keep my routine. I always do keep my inner care routine, but also the outer care routine. So I still work out. I actually started a new diet and a new fitness journey because in February 2025, I want to go back to modeling in Japan, in Tokyo. So I always keep it active. I'm learning Japanese and I keep improving my language, my skill, my yoga, my meditation, my fitness, my self-care, inner care, working a lot on myself. But also I also do work a lot on my social media as well. A caso di una dermatite cronica e devo tagliare spesso per far respirare il cuoio capelluto, rip. La dermatite non è mai il massimo. Sempre il dermatologo è la via migliore, secondo me, per queste cose. Profumo preferito? Ciao Alessandro, rimango gli ultimi minuti ragazzi, poi devo scappare. Profumo preferito al momento Mortal Skin di Stefano Berluca. Cosa ti motiva la mattina ad alzarti? Niente, non c'è niente che mi motiva la mattina ad alzarmi, semplicemente c'è ad alzarsi, mi alzo, mi guardo attorno, il fatto che sono in vita è già un motivo per alzarmi, perché ricordiamoci di non prendere per scontato che tantissime persone domani mattina non si alzeranno purtroppo, quindi già il fatto che posso alzarmi non c'è nient'altro che può motivarmi più di quello. Ci stai fidelizzando tutti. Grazie mille. How to make yourself look so young? You look great. I want to say I appreciate you're helping too many people and teaching them the positive areas in life. It is really nice of you and I admire that. I really appreciate it. Thanks a lot for that. I think that keeping it not stressful, keeping it a lot of self-care and beauty care, also skincare, it's what helps a lot. Also, I don't drink alcohol, I do not smoke, I try to just keep a healthy lifestyle. Cos'è che ti dà ogni giorno la giusta motivazione? Penso di aver già risposto. Ciao Anna, ti auguro una bellissima serata, grazie mille. Se dovessi scrivere Marco con un aggettivo... Indescrivibile. Non lo so, è troppo poco l'aggettivo. Cosa ne pensi di Bruce Lee? Penso che Bruce Lee abbia cambiato la storia. Hai fatto consulenza di armocromia? No, Anna. Anche perché vesto solo di nero, quindi sarebbe un po' inutile. I'm happy for you keeping up your routine. I love that. Congratulations. I know you will succeed. I'm glad you're learning and life's experiences are a gift. It's always nice to meet kind people. Thank you very much. By the way, I have to end the live stream here. So if you guys have any other question, you can DM me privately or leave a comment down below because this live will be staying on this channel. And that's it. Thanks for the support. I also think that I will
make more live streams here on YouTube as well. So let's keep in touch with that, for that. Ok ragazzi, finisco la live qui perché siamo già a 35 minuti, quindi per qualsiasi cosa lascerò questa live comunque sul canale come video, quindi potete scrivermi un commento oppure scrivermi in privato su Instagram se avete altre domande, MarcoDele97. E basta, grazie mille per il supporto ragazzi e per le domande. Penso che tendenzialmente ultimamente sto facendo una live a settimana su Instagram e TikTok, ma vorrei iniziare a portarle più spesso anche su YouTube, quindi magari salterò ogni tanto una delle due piattaforme o cercherò di fare 3 e fare più live anche su YouTube perché mi piace molto anche YouTube, penso che il mio sia il mio social preferito. Ecco qua ragazzi, quindi grazie mille di tutto. Ciao Marco, è stato un piacere parlare direttamente con te. Grazie a voi ragazzi. Fatemi sapere se la qualità anche va bene col microfono e col telefono o se preferite che magari metto la videocamera, perché col telefono mi è più facile perché lo faccio in un volo e poi ho la chat già qui e quindi riesco a leggere più facilmente le domande. Però con la videocamera magari la qualità è migliore, come quella che vedete nei video, e devo leggermi le domande sul PC. Non lo so, come preferite, fatemi sapere anche voi. Ah, ho scoperto dei super grazie, tra l'altro, questa cosa qua, non so se voi la vedete, ma io leggo dei super grazie, quindi è un modo anche che ho aperto se in caso qualcuno vuole supportarmi, ma non preoccupatevi, è solo una cosa extra. Buona fortuna, grazie mille, buona vita, grazie mille Marco. How tall are you? I also do like making people laugh, doing a great job. Yes, I love it, and I'm 6.1, 187 centimeters. Thank you. Ciao Marco, sei bellissimo. Ciao ragazzi. Va bene, scappo. Grazie mille del supporto, grazie mille di tutto. Ci vediamo alla prossima live. Probabilmente settimana prossima c'è Halloween. Quindi o inizio settimana prossima o la settimana dopo. O comunque su Instagram mi trovate tutti i giorni. Grazie comunque per la chiacchierata e per tutti i contenuti di sempre. Ah, e questo weekend, forse no, martedì esce un video molto molto bello. E poi uscirà anche un video... Vabbè, vedrete. Fai altre live, le farò. Le farò ragazzi. Grazie mille di tutto, ci vediamo. Ciao ragazzi, buona serata, grazie mille a voi. Thank you guys for the support. See you, have a great night. Thanks guys. Buonanotte, buona serata.